Sarà capitato anche a voi di dover tagliare una tavola o un pannello di legno di grosse dimensioni da soli. Quando il taglio è quasi completo, il pezzo di scarto si stacca e cade, magari sui vostri piedi. Oggi vi mostro il jig che sostiene il pezzo di scarto esattamente nel momento in cui la lama sta per uscire dal taglio, senza bisogno di avere un aiutante o di una terza mano. E il bello è che non è un problema che arriva all'improvviso. Man mano che il taglio avanza, il pezzo di scarto resta attaccato sempre meno legno, fino a un punto in cui quel poco che resta non regge più il suo stesso peso e si stacca da solo. Da lì in poi è tutto fuori controllo, dove cade, come cade, se si scheggia. Da solo in cantina non ho mani libere per accompagnarlo in quel momento. E se lavorate anche voi coi pannelli, questo problema lo avete già avuto, almeno una volta. Il nome terza mano nasce da qui. Non è un supporto generico per il pannello, è un supporto che tiene lo scarto esattamente dove e quando serve, nell'ultimo tratto, quando la lama sta per uscire e il pezzo altrimenti se ne andrebbe per conto suo. Come al solito parto a razzo e poi lasciamo stare. Avevo in testa un sistema telescopico tutto regolabile con ghiera e prolunga. Poi mi sono fermato e mi sono chiesto: mi serve davvero tutto questo o mi basta un riferimento fisico che allinei il pezzo alla linea tracciata? La risposta è stata la seconda. Meno pezzi, meno cose che possono andare storte. Qui l'accortezza è una sola: dare alla lama lo spazio che le serve per passare senza il minimo contatto, senza però esagerare nel rimuovere materiale in più. Dopotutto il supporto deve reggere il peso del pannello e della sega circolare durante tutta la fase di taglio e anche dopo, senza fare una piega. Nel vero senso della parola. Ovviamente non fa tutto da solo. Servono dei morsetti. Ne servono 4 minimo. 2 per fissare il pannello al banco e altri 2 per fissare la guida di taglio. Se invece siete fortunati e avete una guida di taglio con morsetto integrato, o meglio ancora il binario per la vostra sega circolare, allora siete già a posto così. Il pattern esagonale sembrava la soluzione furba, leggero, tecnico, bello da vedere in render. In pratica era solo più complicato da stampare bene e da parametrizzare. Il profilo a T pieno, con i raccordi giusti tra le zone, fa lo stesso lavoro con molta meno complicazione. Ecco il risultato: 2 supporti identici a T, 2 dime di centraggio, 4 morsetti. Tutto stampato in 3D, tutto pensato per essere rimosso e riposizionato velocemente. Inizialmente avevo previsto 3 zone a spessore maggiorato e 2 zone normali di raccordo. Poi ho pensato, meglio abbondare. Ho uniformato lo spessore della nervatura al valore più alto, 5,2 mm, su tutto il profilo. Più semplice da modellare e più margine di sicurezza sulla tenuta del jig. La parte più delicata resta il raccordo tra ala e nervatura. Deve essere continuo per tutta la lunghezza, senza spigoli che concentrino lo sforzo. La dima invece è quasi banale. Una scanalatura per allinearsi alla linea di taglio e una superficie piatta per la battuta del listello di guida. Il primo vero banco di prova non è un pezzo di scarto. Sono i 2 ripiani veri di uno scaffale, ancora da rifilare. Ecco come funziona. Si traccia la linea di taglio sul pannello e lo si fissa al banco con 2 morsetti. Si posiziona una dima con riferimento sulla linea e si serra con un morsetto, sia la guida di taglio, nel mio caso un listello di legno, che il supporto, con la scanalatura ben posizionata in corrispondenza della linea tracciata. Si procede allo stesso modo nel lato opposto. Ora si può procedere col taglio, senza curarsi dello sfrido e mantenendo la presa con le 2 mani sulla sega, liberi di pensare solo al taglio, fino all'ultimo millimetro e oltre.
Quindi, da un'idea complicata, pattern esagonale, guida telescopica, 6 morsetti, sono arrivato a 3 pezzi semplici che fanno lo stesso lavoro, più velocemente. Tra l'altro, grazie alla simmetria della suola della sega, lo stesso jig funziona con 2 riferimenti, 40 o 112 mm, a seconda del lato della lama che vi serve tenere libero. Nessuna variante da stampare, nessun parametro da cambiare. Se anche voi tagliate pannelli grandi da soli, spero questo jig vi risparmi qualche taglio storto, sbeccato, ma soprattutto che lo scarto vi cada sui piedi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!